Stai trasmettendo dal vivo. Allora, vediamo un po'. Care amiche ed amici, avrei voluto iniziare il programma almeno 20 minuti fa, anzi, che dico, forse una ora fa o due, ma accendo il computer e che succede? Che succede se accendo il computer? L'antivirus, poi c'è un programma per togliere tutti i difetti del computer. Come se non bastasse, 20 minuti fa vado a chiudere una porta finestra scorrevole. Io non raccomando a nessuno di avere, e mi piglio il dito, mi piglio, perché la fortuna non deve avere limiti. Fortuna che mi sono sbucciato il dito di 2 millimetri, 3 millimetri, e sono riuscito a trattenere l'emorragia. Però è così, con quella polvere cicatrizzante, no? Per fortuna che non mi sono rotto l'osso, ma quando io ho fretta chiudo le finestre sempre mi prendo le dita. Allora niente, in questi giorni volevo fare un live giusto per tenervi compagnia. Poi ho visto che sono i live che maggiormente si vedono, perché carico dei video e si vedono 10 20 30 volte. Ho caricato un live e fino adesso lo hanno visto abbastanza volte. Poi cerco di mettere i video raccomandati, sembra che non funzioni quella cosa lì. Mi voglio prendere bene nell'inquadratura, ma è difficile calcolare. Ecco qua, come dire, io tempo fa ho fatto dei video sui yapamala, cioè sui rosari buddisti ed indù. Questo è un rosario che poi ho caricato un video corto di qualche minuto dove utilizzo questo. È un rosario cinese, quindi buddista. Come potete vedere, è l'effigie di un Buddha. No, non si riesce a vedere, questa camera di bassissima risoluzione. Questa webcamera è l'immagine di un Buddha in meditazione nella posizione classica del fiore di loto di yoga. Le religioni orientali sono fortemente introspettive. Non mi andava di accendere questo bel cellulare uscito nel 2011, comprato dicembre 2013. Pensate un po', sono passati 6 anni da quando l'ho comprato. Come passa il tempo, no? È un Nokia Asha 302, credo. E poi devo editarlo nel computer il video, invece facendo un live sono pigro. Poi a quest'ora che mi segue per fare una differita. Allora ho pensato bene, così per ammazzare il tempo, visto che dovrebbero essere 23, se mi va bene questo dispositivo, le 23:35. A quest'ora non è che uno si mette ad editare, perché il mio pubblico non mi segue a quest'ora. Poi non è sabato. E allora niente, va pensiero sull'ali del vento. Mi sono acciaccato un dito. Non devo utilizzarlo perché qua, così come l'ho cicatrizzato, o perdere di nuovo sangue. Quindi niente, i rosari come si utilizzano? Si utilizzano sempre girando intorno. Qua si è afflosciato l'elastico, poi gliel'avevo anche cambiato anni fa.
ma sempre girando intorno al grano centrale, perché rappresenta lo stupa, rappresenta Buddha, quindi si inizia a recitare il mantra. Pressioniamo il mitofona, 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 mitofona. Non ho dato un titolo a questo live perché mi sarebbe sembrato ingiusto e per ammazzare il tempo, quindi un titolo non può averlo. Mi sono tolto gli occhiali perché tanto voglio combattere il riflesso della luce sul tetto e quindi non mi vedreste bene, anche se ho dei dubbi che così mi vediate bene. È una lucina piccolina led, ma non è che fa. Vediamo un po' che differenza fa, che differenza faccia. Ah, ecco la lucina led che serve. In pratica illumina soltanto a 15 centimetri, 10 centimetri, e uno sparisce nell'ombra, sparisce nell'ombra, quindi non serve a niente. Che le mettono a fare queste lucine e poi devi accendere un fior di lampadario della Madonna. Ma allora dicevo, tanto per quelli che avranno il coraggio di guardare questo video fino in fondo, niente, avete presente che dall'amore si può passare all'odio senza nessun problema, no? E intanto ho ricevuto una segnalazione, vediamo. Mi hanno mandato un poké in non un Pokémon, un poké in Facebook. Io rispondo che ho contatti in Facebook tutto il mondo, più di 1500, però quasi nessuno parla in italiano. Io mi dico che me ne faccio io di tanti contatti che non parlano italiano in Facebook, che non guardano i miei video. Solo 26 amici che parlano italiano, mi sembra, o un centinaio, e in 23 mi seguono, pochi dei quali, anche se non parlano italiano, almeno commentano i miei post. Allora dicevo, in questi giorni sapete che dall'amore si passa all'odio, l'indifferenza si rimane indifferenti, si rimane in indifferenza. E in questi giorni, questi già da più di un mese, un'amica carissima hawaiana che era fedelissima mia ha iniziato a prendermi in giro, a sfottermi e poi a farmi del dissing, a farmi del bullying in Instagram, in YouTube, pure in Facebook, volendo perseguitarmi e scrivendo sotto ogni commentario e come commentario a ogni mio video una ventina, io ero cattivo, che io ero finto, che io e chi se ne frega, e non mi vuole più seguire, che non mi segua. Ma io non so perché è passata a avere dell'odio, del rancore personale nei miei confronti. E vabbè, allora si è messa in testa che doveva mettermi contro tutte le persone che commentavano le mie foto, i miei video in Instagram, i miei post in Facebook, i miei video in YouTube, ed è diventata una molestatrice seriale. Io ho cercato di riprenderla, ho cercato di non doverla segnalare perché mi dispiace, poi comunque non che faccia molta differenza, perché i suoi canali di YouTube, che ne ha tanti, hanno in 10 anni, voglio dire,
centinaia di visualizzazioni appena e ha molti video e ha appena 23 iscritti, quindi se gli cancellano i canali di YouTube gli fanno pure un favore, perché questa hawaiana, non faccio il nome perché probabilmente andrete a vedere i suoi video, ma me ne ha dedicati 4. Uno l'ha cancellato perché era pieno di parolacce, insulti, aggressioni verbali, ma ne ha lasciati altri 3 e basta cercare col mio nome, quindi già vi dico tutto. Però questa persona gli fanno un favore se gli chiudono i canali, perché dovrebbe essere costretta poi a andare a incontro alla vita reale, perché sta tutto il giorno a me per un mese, tutti i giorni mi mandava commentari molto negativi, il più delle volte li cancellavo, poi cercavo di rispondergli civilmente. Comunque sembra che nei suoi intenti abbia avuto successo, almeno di attrarre l'attenzione, perché un'altra amica di cui non faccio il nome, soprattutto di Instagram, pensate bene, le mie più grandi haters, 2, le ho trovate tutte e 2 su Instagram. Sembra una coincidenza, tutte e 2 mi ammiravano, poi tutte e 2, una sotto l'influenza dell'altra, l'amica italiana sotto l'influenza dell'amica hawaiana, hanno deciso di non seguirmi più. E questa amica italiana l'ha detto pure, ha detto no, perché l'amica hawaiana tua che adesso ti odia mi ha detto questo, quest'altro di te e c'ha ragione, e quest'altro ancora, vabbè, ti sta bene, ha ragione, che ne so. L'altra, la hawaiana, non mi conosce, come può parlare di me? Tu fidi di quello che dice una persona che non mi conosce, vabbè, non mi vuoi seguire neanche te. Io, se devo vedere tutte le persone nel corso di più di 6 anni, quasi 6 anni e mezzo, hanno lasciato di seguirmi, saranno migliaia, perché adesso c'ho 1200 e passa iscritti, ma molti si sono disiscritti. Per ogni iscritto è stato un periodo che ha avuto 3 disiscritti, quindi io non me la prendo se qualcuno non mi segue più. La maggior parte delle persone, anzi tutte, Instagram, Facebook, Google Plus, YouTube e qualsiasi rete sociale che ho avuto, i gruppi di Yahoo, hanno cessato di seguirmi senza neanche dirmelo. Non serve che me lo che me lo dicano, che non mi seguono più. Dov'è la cattiveria? A me non me ne può fregare di meno, cioè mi seguono in 1200 persone, sapranno loro perché, se per guardare i miei video, se perché gli interessa quello che faccio. Molti si iscrivono per avere iscritti, perché pensano è un canale che c'ha 1200 iscritti, mi iscrivo, commento qualche video, verranno a vedere i miei video. Infatti molte volte mettono iscritto ricambio, io ricambio, però loro si aspettano che anche ricambino gli altri che hanno commentato i video, vanno a commentare i video più visti in modo che il loro commentario sia quello più visto, vanno a commentare i video più commentati in modo di non passare inosservati. Quindi la maggior parte delle persone che hanno cessato di seguirmi in Twitter, io ho avuto dei picchi di seguaci in Twitter di 10.000 in 10.000 e solo il 10% parlavano in italiano, hanno lasciato di seguirmi in Twitter. Siper, buonasera. Siper, buonasera, ciao, scusa che non ho visto il tuo intervento. Come stai, Siper? Buonasera, spero bene. Allora dicevo, Siper, sono state tantissime persone, io ho avuto dei picchi di seguaci in Twitter che solo il 10% parlava in italiano,
10.000 e poi sono passato a 7.000, 6.000, 8.000. Mi seguono, non mi seguono? Ah, Cypher, bello. E che significa? Scusa la mia ignoranza, e, eh, e nessuno ti notifica, guarda che non ti seguo più. Invece questa seguace italiana di Instagram e la hawaiana, sempre in Instagram, avevano iniziato a seguirmi in YouTube perché pensavano di avere visualizzazioni, e poi mi vengono a dire: ah, guarda, non ti seguo più. Ah, un personaggio di Matrix, interessante. Bellissimo, bellissima trilogia. E io dico, non faccio i nomi perché non voglio dare pubblicità, ma se qualcuno non mi vuole seguire lo saprà lui. Non è che dico: ah no, continua a seguirmi. Mi hanno fatto il dissing, mi hanno riempito di commentari negativi in Instagram, in Facebook, in qua in YouTube. Quando c'era in Google Plus, quella vaiana e quell'altra italiana che gli ha dato retta, perché all'origine di tutto ci sarebbe che io ho confidato gli incidenti che sarebbero successi in casa mia. Ho raccontato la mia vita, come adesso, iniziando questo video, ti ho fatto vedere che chiudendo una porta scorrevole poco mi mozzo la falange del dito. Adesso sono convinto che quella persona che compra la pace e la sua amica che mangia le pizze all'ananas hawaiana avranno qualcosa da ridire, che anche questo video l'ho iniziato dicendo quello che mi era accaduto a me, e quella che compra la pace, che più di questo non posso suggerire, che chi capisce e ha orecchi per intendere intenda. Mi ha detto: no, perché io mi sono rifatta una vita. Vabbè, sono contento per te, ma che significa questo? Che io non posso parlare della mia vita? Devo di che parlare nelle mie live, nei miei video e nelle mie premiere? Me lo devi dire tu di quello che... ah no, perché fai male, hai parlato quello che è successo in famiglia tua, hai parlato di... è successa una cosa brutta a tua madre e non sapevo che fare, allora mi sono sfogato con tutte e tutti voi. E vi dico, in questo momento mia madre è andata al pronto soccorso, probabilmente no, perché hai messo nella community, hai messo la storia. La Vaiana diceva, perché io ho pubblicato nella mia community un articolo dicendo che nessuno mi vuole aiutare guardando e condividendo i miei video, così mi farebbe avere un pugno di dollari, e la Vaiana mi è venuta alla giugulare, mi ha attaccato. E poi mi ha attaccato l'italiana che compra la pace, si vede per quello. Già non so se sarà il suo cognome, e suona pressappoco così, oppure è lei che si è dato questo nick perché ha bisogno di comprare pace. Ma voglio dire, e lei mi accusa del fatto che dico sempre che sono disoccupato. Ma che ci posso fare io se è la verità? Ci posso fare io se è la verità? Allora devo dire no, per carità. Io mi sono ricevuto, è vero, come ragioniere, perito ragioniere, e per carità lavoro per 5 firme importanti, sono amministratore in una sede locale della Fiat, sono ragioniere e commercialista per una succursale dell'Olivetti, sono gestore di in franchising di una sede della McDonald's, sono un collaudatore di computer,
volete che mi inventi? No, sono disoccupato, per carità, capito, no? E devo dirvi, devo raccontarvi bugie. Allora dico agli haters normali, quelli che mi hanno criticato fino adesso, soprattutto in Instagram, agli haters di Facebook normali che mi attaccavano per questioni convenzionali, si vengono ad aggiungere persone, queste due persone, due donne. Sarà che ultimamente non mi sono tagliato i capelli troppo corti, sarà il mio charme con queste collane di perline, il mio charme sarà la mia classe. Ma adesso c'ho delle haters. Io ho fatto un video parlando della festa della donna e dicendo che il problema della violenza di genere è che non esiste una violenza di genere, esiste violenza nella nostra società, non violenza di genere. Quante volte si è ascoltato di donne che aggrediscono uomini? Quante volte si è ascoltato di abusi sugli uomini da parte di donne, da parte di altri uomini, o di abusi sulle donne da parte di altre donne? E allora che cos'è violenza di genere? La violenza non ha genere, quella è un aggravante processuale, ma la violenza non ha genere. La violenza è un qualche cosa che ci violenta tutti, dicevo in quel video, ed è così. La violenza è, non conosce, non conosce genere, non conosce nulla di questo. La violenza la vediamo per le strade tutti i giorni, il terrorismo, le guerre, ci sono diverse relazioni interpersonali violente, soltanto perché la guerra è una violenza autorizzata, soltanto perché il terrorismo è una violenza ideologica a grande scala, non ci sembrano violenze. Ma dalla guerra tra stati, il terrorismo, l'occupazione, alla violenza anche verbale di tutti i giorni siamo pieni, capito? L'intolleranza, la violenza verbale, insulti per la strada, quante volte, mamma mia, quanti insulti. Ebbene, anche i commentari che sembrano mordaci in realtà possono malcellare violenza. Quindi, come dire, io non mi lascio intimidire, e poi che mi vengano a dire guarda, siccome non mi piace quello che ultimamente dici, non contare su di me, non ti seguo più. Ho 1200 iscritti, quasi 600 e passa visualizzazioni del 600 mila e passa visualizzazioni del canale. E ho alcuni video con 170.000 views, 60.000. Purtroppo è il problema. Dal 20 febbraio 2018 devi avere 4.000 ore di views e a me mi sono decresciute dalle 2008 alle attuali 1.300, 1.600. Ma non è quello. Una volta che recuperi le ore di views che ti consigliano di fare un video al giorno in modo da avere un promedio da una ora alle 10 ore, io a volte ho caricato anche 3 video in un giorno e ho ricevuto anche 10 ore di visualizzazione in quel giorno. Però non posso caricare sempre 3 o 4 video, devo editare perché se no ricevono meno visualizzazioni, devo trovare degli argomenti. E allora che sto tutto il giorno facendo dei video, non posso.
non ci riesce nessuno. Allora o faccio le ore di visualizzazione con i video che riesco a caricare o niente. Poi ci sono dei giorni che non posso caricare dei video, non posso sempre stare col cellulare a consumarlo, col computer acceso a editare video fatti con questo cellulare, con il Motorola Moto X seconda generazione, perché è una pazzia. Se per avere 10 ore di views devo fare 10 video al giorno, magari devo fare dei video che siano di un'ora ciascuno, perché la maggior parte delle persone guardano dai 10 minuti ai 40 minuti di un video, dai 5 ai 40 minuti. Allora devo fare tanti video, qualcuno di 10 minuti e qualcuno di 40 tutti i giorni, 10 5 video. Voglio dire, l'energia elettrica che spendo, il tempo che spendo, perché io esco di casa a cercare lavoro, leggo, guardo la tele, se no mi dovrei iscrivere tutto quello che dire, perché già a quel punto non saprei più neanche. È una persona che fa soldi filmandosi in silenzio, ma è solo lui, e la maggior parte delle persone lo guardano per criticarlo. Ma vi dicevo, caro Cypher, io è da un po' leggo in inglese ma non lo leggo mentalmente. E una volta che superi lo scoglio delle 4000 ore di views in un anno, hai un altro scoglio, che è quello più importante: ti vedano un video 100.000 volte, o che superi le 100.000 views se già ne ha 100.000, che puoi avere 10.000 ore di views in un anno, che quello non ti fa guadagnare nulla. Devi avere anche 100.000 views a video, e poi eventualmente, se YouTube è umano, decide di monetizzare quel video, perché a me è successo che dei 700 video che io avevo il diritto di monetizzare, quando avevo la monetizzazione, me ne ha riconosciuto soltanto prima 100, poi 50, 26, poi 23, e dei 23 che stavano monetizzati me ne ha pagato solo uno.